Conosci? No! Siamo ancora qua, ancora una volta, per nostra fortuna e per vostra sfortuna. Ma no. Vabbè, o viceversa, dopo dipende ok. come la vuoi vedere. Io sono Meme, E io sono Mac. così adesso lo sapete, e se volete insultarci Non potete fatelo. prenderlo individualmente. Ok, giusto. Però non fatelo. Ognuno- Siamo ancora qua per presentarvi un brano a sto giro, non è che tutte le volte dobbiamo dirlo. Ok, in questo caso allora presentiamo un brano non propriamente attuale, perché ogni tanto una botta di vecchiaia serve sempre. È un Io sono bel- vecchio. Ai miei tempi si stava meglio quando si stava peggio. Allora. I giovani d'oggi, si dà un po' quella sensazione di andare a osservare i cantieri. Gli umarelli. Sì. E allora un po' di retrospettiva musicale direi che non guasta. Tu che cosa ne pensi? Io penso che sia giusto. Allora andiamo avanti, dai. Nella vecchiaia è bello, insomma, ritrovarsi. E io comunque ricordo, come ho detto l'altra volta, perché è giusto farlo, che ci potete trovare su tutte le piattaforme, almeno alcune. No, tutte. Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, e basterà fare #conosci e dovreste trovare i riferimenti alle nostre pagine. Come già detto nelle scorse puntate, anzi nella scorsa puntata, una sola abbiamo fatto, metteremo il link del brano che terremo in considerazione oggi, così potrete ascoltarlo per intero. Se apprezzate poi di nuovo quanto proponiamo e volete aiutarci, potete seguirci sempre attraverso i social e mettere un apprezzamento o commentare la puntata. Su YouTube c'è anche la campanellina, pensa. E la puoi suonare? Addirittura. D'altra parte non c'è cosa più bellina che suonare la campanellina, ma anche trombarsi la cugina. Avere anche una comunità che ci segue e risponde non fa proprio schifo. Poi più suggerimenti ci date, più informazioni richiedete e più noi continueremo a portare avanti la nostra modalità, non curanti di quello che ci avete detto, perché poi in fondo alla fine, come dice Guzzanti nella Casa delle Libertà, facciamo un po' come cazzo ci pare. Bene, direi che possiamo cominciare ad approfondire quello di cui vogliamo parlare oggi, ovvero Superuomo dei Museo Rosenbach. Ma che cazzo sono questi? No, è una band prog, vabbè. Brano 1973 estratto dallo storico e rarissimo e costosissimo album Zarathustra, un capolavoro che non è solo del prog italiano, ma è proprio un capolavoro del prog mondiale ed è quasi sicuramente, anzi sicuramente, l'apice dei 3 album esistenti da loro realizzati. La costante della band è il bassista e tastierista Alberto Moreno, Baila. autore Baila, e scrittore Moreno. di tutte le cazzo di musiche che hanno fatto, ma il nome più rilevante è sicuramente Giancarlo Golzi, batterista e fondatore dei Mattia Bazar. Pace all'anima sua. Gruppo storico appunto della musica italiana, nato dalla fusione con un'altra band prog di quegli anni, i Jet, più l'aggiunta di Antonella Ruggero. hai presente chi è Antonella Ruggero? No! Oltre a Golzi, altro grande nome del prog italiano è Stefano Galifi, cantante e fondatore della band Il Tempio delle Clessidre, tra l'altro titolo della quinta traccia dell'album Zarathustra. Quest'album, maledetto, è stato l'inizio e la fine della band per come è nata, dovendo subire la censura della televisione di Stato, che non passò nemmeno un brano dell'opera, perché nella copertina compariva una grandissima vacca. No, Non è vero. tra vari pezzi da museo inseriti in un volto inquietante un busto di Mussolini, quindi giustamente dai. È per quello che è maledetto. Sì. L'associazione fu presto fatta. Questi sono dei fasci. No. Sì, tanto alla fine arrivi lì. Vabbè, anche non giorni era nostri. propriamente così, ovviamente, ma a meno di 30 anni dalla fine della guerra, la somma busto di Mussolini, più parliamo del superuomo di Nietzsche, non lasciava scampo alla band ligure, che pur volendo solamente trattare della filosofia nichilista in chiave prog o comunque rock sinfonico, venne additata di far parte di fazioni di estrema destra. Noi però possiamo parlare del brano che non fa parte né di destra né di sinistra, par condicio. E via andare. Esatto. E ci offre subito nei primi minuti le liriche di Mauro La Luce. Ecco un estratto direttamente dalla voce di Stefano Galifi, ma troppe risposte confondono una vita antica. 1000 tradizioni hanno costruito un muro intorno a me. Ma troppe risposte confondono una vita antica. 1000 tradizioni hanno costruito un muro intorno a me. Dopo aver giocato qua e là con il mellotron, il suono del lemon di Pete
Corradi apre su una marcetta che si collega perfettamente alle dita elettriche della chitarra di Enzo Merogno. Possiamo apprezzare un piccolo divertissement dal compianto Giancarlo Golzi alla batteria. In pochissimo tempo riesce a coniugare tecnica e gusto, collegando due scene immaginate e scritte da Moreno. Scambi strumentali tra chitarra e organo e classici tempi dispari del prog. Unisoni tra chitarra e basso ci introducono il passaggio verso la quinta traccia, il Tempio delle Clessidre, direttamente collegata con questo brano, essendo tutta l'opera un concept album, concepito come un'opera in due parti. Inaugurazione del museo Rosenbach. Questo il nome originale, poi semplificati a museo Rosenbach. Giustamente. Perché non si capiva un cazzo, no. Volevano esprimere. Sono stata quindi una band purtroppo distrutta dall'insuccesso commerciale e dal veto politico-mediatico. Bastardi. Le successive e distanti uscite, nel 2000 con Exit e nel 2013 con Barbarica, hanno reso la band purtroppo solo un immaginario collettivo attorno al nome di Alberto Moreno, senza spiccata continuità artistica. Tecnicamente sono ancora attivi, si sentono di rado in festival dedicati con una nuova formazione, quindi quei posti un po' così, No, dove ma la gente si fa un po' delle le cose sagre di paese, dove si fanno le spade. vicini a Basiago, tipo. No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Questi si facevano delle pere, ma delle pere. L'album Zarathustra, aspetta che la ridico, Zarathustra, È venuto naturale. secondo me sì. E quindi gli hanno tagliato le gambe. No. Sono il giallo? Sì. Sono il giallo? No. Sono il giallo? Sono il giallo? Razzismo. Siamo messi così. Secondo me sì, Non me l'aspettavo. per forza. Basiago sempre da nominare. Basiago.